Amiche e amici interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi, vigilia di Inter-Fiorentina, gara del turno infrasettimanale di campionato molto importante per l'Inter e per la Fiorentina, e quindi in questo contenuto avrei voluto approfonditamente parlare di questo match, analizzando anche le parole di Christian Chivu in conferenza stampa per cercare di capire come sta la squadra, come reagisce alla sconfitta di Napoli, come sta soprattutto dal punto di vista della testa dopo l'impatto comunque che ha avuto quella partita, con gli strascichi che ci sono stati dopo la discussione in campo e le tante polemiche arbitrali per un episodio molto grave, quello del rigore concesso al Napoli, di cui stanno venendo fuori sempre più elementi che ci fanno rimanere piuttosto perplessi. Tra poco, tra l'altro, ascolteremo anche Open Bar, da cui avremo ulteriori dettagli sul dialogo che ha portato il guardalinee ad incidere in maniera così decisiva su questa partita. Ma tutto questo purtroppo per il momento passa in secondo piano, perché siamo stati colti di sorpresa questa mattina improvvisamente da una notizia terribile che appunto riguarda il nostro secondo portiere Joseph Martinez, notizia che prendiamo dal sito ufficiale dell'agenzia di stampa ANSA, che scrive: il secondo portiere dell'Inter Joseph Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina. Un incidente che è avvenuto questa mattina attorno alle 9:30, quando un uomo di 81 anni viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica e, a quanto pare, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver improvvisamente cambiato direzione, tagliando strada al veicolo condotto da Joseph Martinez, che quindi non avrebbe potuto evitare l'impatto che ha causato appunto la morte dell'uomo di 81 anni. Queste sono le prime ricostruzioni, avremo ulteriori dettagli. Nel frattempo l'Inter ha annullato la conferenza stampa di vigilia del match contro la Fiorentina, appunto, come vi dicevamo e come ne stavamo parlando nel club di Passione Inter. E come dicevo, di fronte, ecco, a queste notizie, di fronte a questa notizia qui, per un attimo mi sembra doveroso far passare tutto il resto in secondo piano. Ne approfitto anzi di questo spazio per porgere, diciamo così, le nostre condoglianze alla famiglia dell'uomo rimasto ucciso nell'incidente. Lo facciamo un po' a nome di tutta la community di Passione Inter. Dall'altro lato, è doveroso, secondo me, esprimere anche la nostra vicinanza a Joseph Martinez, che oltre ad essere un calciatore dell'Inter è prima di tutto un ragazzo di soli 27 anni, che sicuramente sarà profondamente scosso da questo incidente. Purtroppo so, ecco, da persone vicine che hanno vissuto una cosa così, e posso provare ad immaginare quindi come si senta un ragazzo così giovane. Quindi nel nostro piccolo, ecco, mi sento di voler mandare anche un abbraccio, un piccolo segno di vicinanza per quello che possa valere a Joseph Martinez, oltre chiaramente ad esprimere il cordoglio per la famiglia dell'uomo. E mi avete scritto in tanti anche su Instagram nel frattempo, chiedendomi anche ulteriori notizie, perché chiaramente i tifosi sono interessati anche a ciò che poi ne conseguirà per l'Inter. In particolare dopo l'annullamento della conferenza stampa mi avete chiesto se sarebbe potuto arrivare anche un rinvio della partita di domani. Dubito fortemente, ve lo dico proprio sinceramente. Ecco, oggi era doveroso non parlare in conferenza stampa, secondo me sarebbe stato un clima molto particolare da gestire, sia per i giornalisti presenti ad Appiano che per il tecnico Christian Chivu, e non soltanto. E quindi immaginiamo, ecco, che domani si giocherà regolarmente, mentre oggi era un po' il momento di non presentarsi ai microfoni. Vedremo se ci sarà Joseph Martinez domani. Francamente penso che possa non essere convocato, almeno visto il momento, a poche ore da questa brutta tragedia. E tra l'altro, visto che anche Di Gennaro è infortunato, il nostro terzo portiere, immaginiamo che con Sommer titolare sarà promosso verosimilmente Galligaris dall'Under 23, più potrebbe arrivare Tao dalla primavera magari, oppure occhio al giovanissimo Adomavicius, portiere lituano di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane, un classe 2009 di quasi 2 metri, che sta bruciando le tappe, di cui tutti parlano molto molto bene, che vedremo se sarà convocato a sorpresa per allungare la batteria dei portieri a disposizione per questa partita. Faremo il punto magari anche nella diretta delle 19:30 di oggi, con ulteriori notizie si arriveranno relativamente alle probabili formazioni, che per il momento possiamo schierare così, con diversi ballottaggi che però dovranno essere risolti, perché davanti a Sommer ci aspettiamo Akanji, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, con Di Marco che potrebbe rifiatare. I maggiori dubbi al momento sono in mezzo al campo, dove si sta parlando di un Frattesi titolare con Barella e Sucic a completare il reparto. In realtà al momento
mi aspetterei più un Barella mezzala destra con Ciala nel suo ruolo e uno tra Sucic e Zielinski a prendersi il ruolo di mezzala a sinistra, visto che Mkhitaryan è infortunato e ne avrà per probabilmente più di un mese, difficile che possa recuperare per il derby di fine novembre. Si punta di più forse al Venezia o al Como tra il 3 e il 6 dicembre, tra Coppa Italia e campionato, e quindi in questo mese abbondante Sucic e Zielinski e forse anche Diouf, che però in questo momento per bocca di Christian Chivu parte sicuramente dietro, ecco che si contendono un posto, maggiore spazio, approfittando dello stop dell'armeno, ed è anche un grande banco di prova questo, sia per Sucic che per Zielinski, anche per Frattesi, che però comporterebbe lo slittamento a sinistra di Barella, ma è anche un banco di prova per capire quanto effettivamente è stato importante Mkhitaryan per questa Inter e perché fin qua ha comunque giocato praticamente sempre lui nei momenti importanti. In attacco potrebbe rifiatare Bonni con Lautaro Martinez che si candida ecco di nuovo ad una maglia titolare con Pio Esposito al suo fianco. Questo al momento sembra essere il probabile schieramento dell'Inter, ma ne sapremo di più nelle prossime ore. Dall'altra parte c'è una Fiorentina che arriva da un pareggio per 2-2 in rimonta contro il Bologna, tra mille polemiche arbitrali anche loro. All'ultimo ha anche rischiato di vincere questa partita dove stava perdendo per 2-0. Sarà una partita molto complicata, secondo me, nella quale però l'Inter avrà un alleato in più, che è il ritorno anche della curva nerazzurra. La tifoseria organizzata che ha annunciato, come vi avevamo anticipato su Passione Inter, il ritorno, e ci sarà quindi un'ulteriore spinta di cui sicuramente la nostra Inter ha bisogno per ripartire subito in un turno che è un turno infrasettimanale molto particolare, che l'infrasettimanale sempre porta delle sorprese, dei colpi di scena. Napoli e Roma sono in vetta alla classifica al momento. Il Napoli anticipa alle ore 18:30 oggi sul campo del Lecce e vediamo se può essere una trappola, anche se difficilmente questo Lecce ecco, può fermare il Napoli al momento. La Roma in casa, sulle ali dell'entusiasmo, ospita il Parma. Il Milan forse la sfida quella un pochino sulla carta più complicata, visto che va a Bergamo affrontando l'Atalanta. Milan che precede l'Inter di 2 punti, che come detto l'Inter affronterà la Fiorentina, mentre il Bologna, che è appena dietro l'Inter, ospita il Torino, quindi occhio anche al Bologna che vuole candidarsi ai piani alti della classifica, così come il Como che ospita il Verona. Quindi potrebbe essere un turno che, di fronte a delle sorprese, come possono esserci spesso in questi turni infrasettimanali, può restituirci dei grandi colpi di scena e dei grandi cambiamenti in alto lassù in classifica. Vediamo come reagisce soprattutto la nostra Inter. C'è più di qualcuno, devo dire, che sussurra anche di un possibile cambio importante di Chivu dal punto di vista della tattica e dell'atteggiamento dell'Inter e di come verrà schierata l'Inter in questa partita contro la Fiorentina, però ne parleremo più nel dettaglio stasera. Io vi saluto qui in questo contenuto, non vi chiedo mi piace, iscrizioni al canale, visto che abbiamo fatto un contenuto in tono minore. Volevo semplicemente ecco, prendermi uno spazio per mandare un mio messaggio di vicinanza a Joseph Martinez, che magari non gliene frega nulla, magari non frega nulla a nessuno, io però ci tenevo a farlo, quindi vi aspetto nel club di Passione Inter. Dovrei essere riuscito a disattivare tutte le pubblicità perché ci interessava andare dritti al punto e mandare il nostro messaggio a Joseph Martinez e fare un po' di chiacchiere insieme, quindi discuteremo molto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Io vi lascio per parlare di calcio e altri argomenti ad un altro contenuto che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.